Ieri sera ho recuperato la puntata delle Iene in cui Nicolò De Vitis passa 48 ore con Shiva. Sono molto fan del rap, mi piace molto, da piccolo guardavo anche le Iene, adesso ormai non le guardo più, semplicemente per una questione di tempo, è proprio che non guardo neanche proprio la televisione, ma gli episodi che ha fatto con Tony F, Kid Yugi e quello con Shiva l'ho recuperati molto volentieri. Proprio guardando questa intervista a un certo punto viene citato un film che per me ha un'importanza gigantesca e proprio per questo ve ne vorrei parlare. Nicolò e Shiva salgono su questa tettoia, iniziano a parlare, ritornano molto spesso le domande per quanto riguarda l'accaduto che c'è stato, il fatto che è finito in galera, e nel parlarne Shiva cita Qualcuno volò sul nido del cuculo. C'era un film che guardavo da piccolo, era Qualcuno volò sul nido del cuculo, e mi diceva che nella vita devi fare l'indiano. Praticamente c'è Jack Nicholson e c'è l'indiano, no? E Jack Nicholson è tipo uno che risponde sempre alle guardie, e invece c'è l'indiano che si fa sempre i cazzi suoi e non dice mai una parola. E da piccolino questa cosa non la capivo. Forse adesso ti dico, quella è una lezione bella. Racconta brevemente la storia e poi dice che lui, secondo poi anche i consigli di sua madre, avrebbe dovuto comportarsi da indiano, da Big Chief, o come poi troveremo nella traduzione italiana, da grande capo. Oltre ad essere molto interessante, perché è sempre bello, no, quando si cita qualcosa che ci piace, questo film ha un'importanza gigantesca anche per la mia vita. Intanto quest'anno poi l'ho fatto anche vedere ad una delle mie classi, a cui tra l'altro ho fatto anche ridoppiare una scena che vi metto ora. Aye, sir. I mean, yes, Mac. Take it easy, Charlie. You ever driven one of these things? Drive one off? Yeah. No, Mac. Well, it's a lot of fun. Lot of Come fun. on over here. Put your hands on the wheel. I never did this. Put your hands on the wheel so you don't fall down. Alright. Just hold it steady, right Steady? there. Steady, yeah. Now just go straight. Straight as an arrow, Charlie. Straight, Mac. Just straight, that's right. Mac, this thing ain't too steady, Mac. This is the bait. Little fishes. Dead fishes. That's right. Now, what are we gonna do with these little fishes? Catch big fishes. That's right, Mr. Martini. you got beautiful hair. Thank you. And you got beautiful eyes. Thank you. Ma questa pellicola nello specifico ha avuto un'importanza gigantesca per me, e per raccontarvi il motivo bisogna fare un passo indietro che mi rimanda al 2018, quando mi trasferì per la prima volta nella mia vita e andai a vivere in Germania, nello specifico a Aquisgrana, e mi ricordo che proprio durante quel periodo, il periodo in cui avevo tanto tempo per me stesso, comunque mi dedicavo allo studio ma non avevo più tutte quelle attività che avevo nella mia città e non avevo fatto neanche così tanta amicizia, quindi mi rimanevano tante sere libere, cominciai ad appassionarmi al cinema, e mi ricordo nello specifico che il film che mi fece scoppiare qualcosa in testa e anche nel cuore fu proprio Qualcuno volò sul nido del cuculo, che vidi e mi piacque tantissimo, ma veramente tanto, perché per la prima volta capii che si può vedere un film con intenzioni che non siano semplicemente quelle di essere intrattenuti, ma viverli quasi come una finestra, un'opportunità per poi approfondire, ripensarci, ritornarci, citarli e in qualche modo farsi anche ispirare. E mi ricordo proprio nettamente che quel film fu la chiave di volta per me. Ne accenna qualcosa Shiva, ne ho accennato qualcosa io, ma mi va proprio di raccontarvi la storia così che possiate capire anche poi, secondo me, perché a Shiva è tornato così tanto in mente. La trama è molto semplice, c'è McMurphy, che è il protagonista, che pur di non andare in prigione, di non lavorare, finge di essere malato e allora viene chiuso in una sorta di ricovero per pazienti psichiatrici. All'interno di questo ospedale sembra quasi un bosco in cui sono personaggi alti, bassi, strani, col nasone, occhiaie scavate, tutti particolari, e che vengono gestiti da delle infermiere, tra la quale c'è anche Miss Ratched. Miss Ratched, che pensate è anche considerata una dei villain maggiori del cinema, uno dei più grandi villain della storia, per come si comporta, la faccia che ha, questi boccoli un po' strani. Ovviamente l'arrivo di McMurphy però scombussola un po' l'equilibrio di questo mondo, in quanto lui si mette comunque a giocare con gli altri, vorrebbe vedere la partita, a un certo punto scappa con un furgone per tutti i pazienti e li porta anche a pescare, ma a un certo punto tutte queste regole infrante portano ad un finale in cui di base viene meno la più grande libertà di McMurphy, che all'interno del film scopriamo non essere quella fisica. McMurphy si rende addirittura conto, che tra l'altro nel film è Jack Nicholson, del fatto che alcuni dei pazienti che sono lì, che sono diventati in qualche modo anche suoi amici, sono lì per scelta, non perché stiano male o in parte
parte anche, ma potrebbero essere liberi. E lui si chiede: ma perché sei qua? C'hai 20 anni, chiede a Billy, che è uno dei protagonisti principali, dovresti andare fuori, dovresti provarci con le ragazze, dovresti far festa a baldoria tutti i giorni. Ma proprio lì c'è una grande svolta, c'è proprio una scena nello specifico in cui dopo la festa che c'è stata, non voglio fare troppi spoiler, quindi vi metterò un'immagine, chi ha visto capirà subito, McMurphy capisce che la libertà è un'altra cosa, non è la libertà di poter andare in Canada, ma è quella di potersi esprimere tra persone, tra pari. E al contrario suo, grande capo, e qua ritorna anche in qualche modo il consiglio che la madre dà a Shiva, che gli dice: tu devi fare l'indiano, devi parlare poco e aspettare il momento giusto. Perché se sei sempre sotto i riflettori, se sei sempre colui che crea i problemi, a un certo punto tu stesso diventerai tale, un problema per qualcuno, e quindi cercheranno una soluzione che nel film, come vedrete nel finale, è molto molto pesante. Per la prima volta non mi va di andare troppo nello specifico, perché questo è un film che è talmente bello e fatto bene, tra l'altro di Milos Forman. Per la prima volta mi sento che non ha proprio senso, oppure che non è necessario partire per la tangente come faccio di solito per approfondirlo, perché è un film che chiunque vede ama, unisce drammaticità e una comicità unica, leggera, spontanea, e mi ha fatto molto piacere che lo abbia citato anche Shiva, perché anche per me fu un film fondamentale, una colonna della mia cultura, ma anche in qualche modo della mia curiosità verso il cinema, che è diventata una delle mie più grandi passioni e a volte anche un lavoro. E poi era anche importante per il sincronismo, che proprio quest'anno che mi sono ritrovato per la prima volta ad insegnare, dovendo parlare di cinema, ho scelto di vedere con una delle mie classi proprio questo film, che ha avuto per tutti i ragazzi lo stesso effetto che ha avuto per me, e Shiva. Un capolavoro senza tempo che vi consiglio di recuperare. Qualcuno volò sul nido del cuculo.